Ciao viaggiatori, siamo Elisa e Luca di Mi Prendi Mi Porto Via. Alla parola Puglia siamo sicuri che ciascuno di voi penserà a spiagge e mare da sogno, ma attenzione perché la Puglia non è solo questo. Nel suo entroterra sono custoditi dei veri e propri tesori come Gravina in Puglia e il Parco Nazionale dell'Alta Murgia. In questo video vi porteremo alla scoperta di questa città, una vera gemma che tanti viaggiatori ignorano e che però siamo sicuri che vi lascerà a bocca aperta, così come altre tappe in questo viaggio davvero indimenticabile in Puglia. A pochi chilometri dal confine con la Basilicata, Gravina in Puglia con i suoi più di 8000 anni di età è uno degli insediamenti più antichi d'Italia. Gravina sorge a strapiombo su un canyon profondo fino a 50 metri, scavato dall'omonimo fiume nel corso dei millenni. Il modo migliore per fare la conoscenza di Gravina in Puglia è senz'altro quello di percorrere a piedi il lungo e scenografico ponte viadotto, che aveva la doppia funzione di collegare le due sponde del canyon, chiamato Gravina, e di fornire di acqua agli abitanti della città. Una volta arrivati si può godere della più suggestiva vista sulla città e andare alla scoperta dei suoi monumenti rupestri scavati secoli or sono nella roccia che si affaccia sul canyon. Se volete avere un punto di vista davvero unico sulla città e sul canyon che la circonda, vi consigliamo di partecipare a un'attività che non abbiamo mai fatto prima, una Fly-On Experience. Di che si tratta? Forse non lo sapete, ma a Gravina in Puglia si trova il primo aeroporto turistico di droni dove si può indossare uno speciale visore e grazie ad esso vedere in diretta ciò che un drone guidato da un pilota vede durante un adrenalinico volo sulla città e nella gola rocciosa. Riattraversato il ponte abbiamo risalito il bastione medievale per infilarci tra le strette vie di Gravina e andare così alla scoperta del suo centro storico. Dovete sapere che la vera ricchezza e particolarità di Gravina in Puglia si nasconde nel sottosuolo perché esiste una vera e propria gravina sotterranea. Grazie alla roccia calcarea gli abitanti in passato hanno realizzato camere, corridoi, cisterni e pozzi grandi tanto quanto gli edifici che si possono vedere in superficie. È un'esperienza semplicemente imperdibile. Oltre che di roccia calcarea, il territorio di Gravina è ricco di piante aromatiche selvatiche ed è proprio utilizzandone 43 che il liquorificio Amari Rosoli ha creato l'amaro Gariga, digestivo che rappresenta insieme ai rosoli uno dei prodotti enogastronomici più pregiati di questo angolo di Puglia. Utilizzando i rosoli e il Gariga è possibile fare anche deliziosi cocktail. Un consiglio su dove assaggiarli? Benny from Gambrinus è il posto giusto. In città si trovano diversi ristoranti dove poter assaggiare piatti tipici della tradizione, come l'Osteria Radici, completamente scavata nella roccia. Gravina in Puglia è solo una delle chicche che si trovano all'interno del territorio dell'Alta Murgia, modellato nel corso dei secoli sia dal clima che dall'opera dell'uomo, tra pastorizia e agricoltura. Il modo migliore per conoscerlo è quello di farlo facendo una visita a una fattoria didattica come quella dell'agriturismo Madonna dell'Assunta. Si organizzano laboratori e lezioni sulle coltivazioni biologiche, promuovendo l'educazione alimentare e ambientale. Il bosco nei pressi della masseria è dotato di un percorso per ipovedenti realizzato grazie al progetto PAT di Interreg Greece Italy. A pochi chilometri dall'agriturismo Madonna dell'Assunta si trova la città di Altamura, che oltre ad un grazioso centro storico è celebre in tutta Italia per una vera e propria eccellenza gastronomica. Ovviamente stiamo parlando del pane di Altamura, prodotto DOP. Siamo rimasti incantati quando abbiamo varcato la soglia del più antico forno in città, quello di Santa Caterina, che risale addirittura al 1391. E come se non bastasse, di fronte al forno due simpatiche signore anziane stavano preparando in strada le mitiche orecchiette pugliesi. Ma le delizie non finiscono qui, perché se amate i dolci non potete non assaggiare in uno dei bar pasticceria del centro una vera delizia pugliese dal nome alquanto singolare se non imbarazzante, le tette delle monache. La tappa del nostro viaggio nel territorio dell'Alta Murgia termina qui. Se ti è piaciuto questo video e come noi ami la Puglia, metti like e se ancora non l'hai fatto iscriviti al canale perché ti portiamo sempre alla scoperta di itinerari di viaggio insoliti.